Welcome back. We're Tom and Alane. Bentornati, noi siamo Tom e Alane And we're continuing in our series on marriage. e continuiamo la nostra serie sul matrimonio. Today we're going to be talking about how we move from malfunction to miracles. Oggi parleremo di come siamo passati da un malfunzionamento della coppia a un miracolo. The reality of it is that every couple has a cycle of malfunction. La realtà è che ogni coppia ha il suo ciclo, il suo schema di malfunzionamento. We have our natural way of responding when things go wrong. E abbiamo un modo nostro naturale di rispondere quando le cose vanno male. So we're just going to share a simple example that happened to us early in our marriage. E quindi adesso condivideremo qualcosa che ci è successo all'inizio del nostro matrimonio. One of my work associates had asked me to be in his wedding. E uno dei miei colleghi mi ha chiesto di andare al suo matrimonio. He wanted me to be a groomsman and also sing for the wedding. Voleva che facessi da testimone e che cantassi in questo matrimonio. Now I didn't know anybody else but him. E io non conoscevo nessuno se non lui. I didn't know any of the family or any of the other wedding party. Non conoscevo né la famiglia né gli altri invitati. So I said, probably, you could just stay home. We could save some money. E quindi ho detto, magari tu puoi stare a casa e risparmiamo qualche soldo. Had to fly across the country. It would save us some money. E quindi dovevo viaggiare dall'altra parte dello stato e quindi abbiamo risparmiato dei soldi. And I agreed. I thought, that's a great idea. E io ero d'accordo, ho detto sì, è una buona idea. It's just a weekend. It's just a couple of days. Hey, I can stay home. È solo un weekend, qualche giorno sto a casa. So we're driving to the airport. Quindi abbiamo guidato verso l'aeroporto. He's driving to the airport. Lui guidava. And as we're coming into the terminal, E quando siamo arrivati al terminal there's two choices. c'erano due scelte. To park the car Parcheggiare or just to go up to departures o andare dritto alle partenze and get out and go in the airport. e uscire e entrare in aeroporto. My husband is very efficient with time. Mio marito è molto efficiente con il tempo. So he doesn't take the parking exit. E quindi non ha preso l'uscita del parcheggio He drove up to the terminal. e è arrivato dritto alla terminal. Got out of the car, said goodbye. I'll see you in a couple of days. È uscito dalla macchina, mi ha salutato e mi ha detto ci vediamo tra un Well, paio I di did give giorni. you a kiss. You did give me a kiss, absolutely, and a hug as And well. a hug. Ma lui giustamente dice ti ho dato un bacio e lei ripete sì, un bacio e anche un abbraccio. I wasn't trying to be that efficient. Non ero così efficiente. So he went on his way, and I went back to work. Quindi lui è andato e io sono tornata a casa per lavorare. And that evening, I was expecting to get a phone call from him E quella sera mi aspettavo di ricevere una telefonata da lui to let me know that he arrived safely. per farmi sapere che era arrivato tutto bene, And he didn't call me. ma non mi ha chiamato. Now, this is a long time ago. Questo è molto tempo fa, This was before cell phone days, era prima dei cellulari mobile phones of any kind. e nessun cellulare di nessun tipo. To make a very long story short, E per accorciare la storia, 4 days went by, 4 giorni sono passati and I never heard anything from my husband. e non ho avuto nessuna notizia da mio marito. So you can imagine my emotions. Quindi potete immaginare le mie emozioni. He gets out at the airport, gives me a goodbye hug and kiss. Va all'aeroporto, mi dà un bacio e un abbraccio. I love you, I'll miss you, I'll see you in a few days. Ti amo, mi manchi e ci vediamo tra un paio di giorni. But then there's no communication. Ma poi nessun'altra comunicazione. Okay, so that's terrible. Ok, questo è terribile. There really are no excuses. Non ci sono scuse. But it's true that I didn't have a cell phone. Ma era vero che non avevo un telefono I cellulare. didn't know the people I was staying with. Non conoscevo le persone con cui stavo. And back in those days, you had to pay money for making a long distance call. E all'epoca dovevi comunque pagare un bel po' per fare una chiamata a lunga distanza. But those excuses don't really mean anything. Ma queste scuse non significano nulla alla fine. So my emotions that weekend went from missing him to being upset with him. E quindi le mie emozioni sono passate dal sentire la mancanza di mio marito ad essere arrabbiata con lui. I mean, at least he could be calling me. If I was really important to him, wouldn't he call me? E ho pensato, beh, se sono così importante per lui, non mi avrebbe chiamata? So I'm driving back to the airport four days later to pick him up. Quindi 4 giorni dopo stavo andando in aeroporto per riprenderlo. And I can drive into parking and park the car E potevo andare a parcheggiare and go into the terminal and meet him with big, wide open arms. e entrare nel terminal e con le braccia aperte dargli benvenuto.
Or I could drive up to baggage arrivals where the baggage comes out and pick him up at the curbside. Oppure guidare e arrivare direttamente davanti al terminal e prenderlo su al volo. There's a part of me that wanted to park the car and go in. C'era una parte di me che voleva parcheggiare e entrare. But there's a part of me that was not happy with him, so I'm just going to go to arrivals and pick him up at the baggage department. E un'altra parte di me invece ha pensato di andare dritto e andarlo a prendere così in maniera diretta. So that's what I did. Che è quello che ho fatto. Now, being the man that I was, who was kind of one single focus, E all'epoca ero un uomo focalizzato molto su me stesso. I wasn't thinking about the fact that I hadn't called her for 4 days. Non pensavo che non l'avevo chiamata per 4 giorni. I was just thinking about how wonderful it would be to be back with her again. Pensavo solamente, oh che bello essere tornati a stare di nuovo con mia Sometimes moglie. that gets us in trouble, sometimes that can be good. A qualche volta è un pensiero che funziona, a volte ci può portare dei problemi. Now, one part of this that you have to understand is we had only been married a few months. E una parte che vi serve a capire la storia è che eravamo sposati da pochi mesi. So, when you don't call your new bride for that long, E quindi quando non chiamate la vostra sposa per così tanto, this I recognize as a malfunction. questo lo riconosco come un malfunzionamento. And we want to talk about how this breaks down in real life. E vogliamo parlare di come questo succede nella vita reale. It starts off with what we call misperceptions. E inizia con quello che noi chiamiamo preconcetto. That means that my first misconception was E questo significa che il mio primo preconcetto era: I can just leave my bride at home for 4 days by herself posso lasciare mia moglie a casa tranquillamente per 4 giorni da sola. so that I can save a couple $100. Così posso risparmiare qualche centinaio di dollari. That is a misperception. Questo è un preconcetto. Even though she agreed with me, Anche se lei poi era d'accordo con me, it was not a good idea. non è stata una buona idea. And my misperception was E il mio preconcetto era thinking that he would just park in the parking instead of going to the departures. pensare che lui avrebbe parcheggiato nel parcheggio invece che andare alle partenze. Because that way we could have the last bit of time together before he had to leave and go away. Perché così avremmo potuto avere un po' di tempo insieme prima che andasse via. But I never told him what my expectation was. Ma non gli avevo mai detto quali erano le mie aspettative. I simply assumed that that's what he was going to do. Ho semplicemente supposto che sarebbe stato quello che avrebbe fatto. And I also assumed he would just call me when he got in. E supponevo che mi avrebbe chiamato quando sarebbe arrivato. And I also assumed that he would just naturally call me sometime while he was gone. E ho anche supposto che mi avrebbe chiamato mentre era via. So those were misperceptions. I had ideas, Quindi queste sono percezioni distorte. Io avevo delle idee, but I never communicated what I was thinking to him. ma non ho mai comunicato quello che pensavo a lui. That is a malfunction. Questo è un malfunzionamento. So then what happens is that the misperceptions Quindi quello che succede è che una percezione errata lead to miscommunications. porta a una comunicazione errata. Now I had a very major miscommunication not calling for 4 days. E poi una grande mancanza di comunicazione è non chiamarsi per 4 giorni. I had a miscommunication in the way that I treated her at the airport E c'è stato un fraintendimento anche nel modo in cui io l'ho trattata all'aeroporto. because there's a lot of nonverbal miscommunication. Perché c'è tanta mancanza di comunicazione non verbale. We're newlyweds. Eravamo appena sposati She's thinking about having as much time together as we can. e lei pensava di avere la maggior parte del tempo possibile insieme. I'm looking for efficiency. E io invece ero più sull'efficienza. But that efficiency is thinking more about myself than us. E quell'efficienza però era molto più pensare a me So stesso che a noi. I give her the idea I communicate that she's not as important to me. E quindi le ho dato l'idea, le ho comunicato che lei non è così importante per me. That's not what I meant to communicate. E questo non era quello che intendevo comunicare. So when he comes back from the trip E quindi quando lui è tornato dal viaggio and I pick him up at the arrivals, e l'ho preso su agli arrivi, he comes out the door with a big happy smile on his face. He was so glad and so happy to see me. e lui è uscito fuori con un grande sorriso sulla faccia, molto contento di vedermi. And I was happy to see him.
Io ero contenta di vederlo, but I was also upset with him. ma ero anche arrabbiata con lui. And those were antagonistic feelings. E questi sono dei sentimenti antagonisti. So he gave me a hug and a kiss. Quindi lui mi ha dato un abbraccio, un bacio. I'm so happy to see you, honey. E sono così contenta di I'm rivederti, so amore. glad to be back with you. Sono così contenta di essere tornato con te. And I'm happy to be with you. E sono contenta di I'm stare con te. happy to see you. Sono contenta di vederti. And then he begins to tell me what a wonderful weekend he had. E inizia a dirmi che bellissimo weekend che ha avuto. And he was so excited. Era così entusiasta. He was just, it was such a good time. Oh, era stato proprio una bella cosa. And that was his communication. E questa era la sua comunicazione. And I'm not feeling good about that communication. E io non mi sentivo a mio agio in questa I'm comunicazione. thinking my weekend was absolutely miserable. E penso, il mio weekend è stato un And fallimento. you don't even care that I'm sitting at home and I'm miserable. E te non importava niente che io ero a casa a sentirmi giù, a sentirmi male. And you're having the time of your life. E tu hai avuto un gran momento. That's a major miscommunication. Questa è una grande carenza nella comunicazione. So then she says, why didn't you call me? E alla fine lei ha chiesto, perché non mi hai chiamato? And this was another miscommunication. E questo è un altro errore nella comunicazione. Not just that I didn't call her, Non solo il fatto che non l'abbia chiamata, but that was my moment to start to be understanding of her. quello era il momento in cui io ho bisogno di essere comprensivo nei suoi confronti. I could have said, oh honey, I am so sorry that I didn't communicate with you. Avrei dovuto dire, amore, sono così dispiaciuto che non ho comunicato con te. That would have been nice. Questo sarebbe stato ottimo, But I didn't actually think of that. ma non ho pensato a questo. Instead, I began to justify myself. Invece ho iniziato a giustificarmi And I start telling her all the reasons why I didn't call her. e ho iniziato a dire tutte le ragioni per cui non l'ho chiamata. That was miscommunication. Questo è un errore nella comunicazione, Because unfortunately, again, I'm thinking of myself, not us. perché ancora penso a me stesso e non a noi. And that's what we talked about earlier, that me focus instead of the us focus. Questo ne abbiamo parlato già in precedenza, So, more miscommunication. quindi ancora errore di And comunicazione. then there's the misconduct. E poi c'è un errore nella condotta. The more he talked, Più che the lui more he parlava, told me about his wonderful weekend, più mi diceva del suo the more he meraviglioso had his weekend, excuses, più aggiungeva scuse, the more I turned away from him. più io mi allontanavo da lui. I started looking out the window Ho iniziato a guardare fuori alla because finestra my feelings are very stirred up and they're not good feelings. e perché i miei sentimenti ribollivano e non erano buoni. So I'm not only giving him negative communication, but I'm giving him negative conduct. E adesso non solo gli do una comunicazione negativa, ma anche una condotta negativa. Well, and for me, I've already confessed my misconduct. Ok, io ho già confessato che avevo un comportamento sbagliato, But I had more misconduct. ma ne ho avuti altri anche. That when I was at the wedding, Che mentre erano nel matrimonio, now we've only been married a short time, noi eravamo sposati da poco, my misconduct was getting far too foolish and involved with the wedding festivities. e la mia condotta negativa è stata anche quella di essere coinvolto in maniera anche così The fun at a wedding. troppo coinvolto nel divertimento della festa. So I didn't do anything bad, Non ho fatto niente di male, but I acted more like my old single self than my married self. ma mi sono comportato molto di più civilmente a me stesso da single che da sposato. There's no question that if my wife would have been at my side, Ovviamente non c'è da discutere che se mia moglie sarebbe stata al mio fianco, I would have been in a much better situation. sarei stato in una situazione migliore. So there was misconduct. Quindi c'è stata una cattiva condotta. Now, you had a little bit of misconduct in your thoughts while I was gone. I did. Quindi lei invece ha avuto un po' di cattiva condotta nei suoi pensieri quando lui non c'era. From positive thoughts to negative thoughts happens very quick. Da pensieri positivi a negativi succede molto velocemente. I was imagining this beautiful woman he's walking down the aisle with at the wedding. E immaginavo questa bella donna con cui lui stava attraversando The bridesmaid. A bridesmaid, yeah. qualche damigella con cui camminava nella chiesa. And then my thoughts went to, he hasn't called me.
E poi i miei pensieri erano, non mi chiama, Maybe he doesn't really love me that much. magari non mi ama neanche così tanto, Maybe he doesn't really care that e much. non si preoccupa così per me. Maybe he's having more fun in his life without me. Forse si diverte nella sua vita molto di più senza di me. And the thoughts just went downhill. E i pensieri hanno cominciato a scendere giù, So, That brought us to the major misunderstanding. che ci portano alla più grande incomprensione. that's where it leads. È lì dove arriva Big misunderstandings. una grande incomprensione. So we take all these things and it becomes our cycle of malfunction. E prendiamo tutte queste cose e questo è il nostro ciclo di malfunzionamento. Now that's a simple example. È un esempio semplice. You have to recognize how does that malfunction cycle work in your marriage. E voi dovete riconoscere come questo ciclo di malfunzionamento funziona nel vostro matrimonio. But we don't want to spend all of our time just talking about the malfunction. Ma non possiamo spendere tutto il tempo parlando del malfunzionamento. We want to turn our attention to how we can move from malfunction to miracles. Vogliamo mettere la nostra attenzione su come poterci spostare dal malfunzionamento al miracolo. So the first thing we need to do is to admit and recognize that we have a pattern, a malfunction. Quindi la prima cosa è riconoscere che abbiamo uno schema, un ciclo di malfunzionamento. If we don't admit it, we won't find a solution on how to overcome it. E se non lo ammettiamo non troveremo la soluzione su come superare questo. And in our marriage, we could look back at many situations E nel nostro matrimonio possiamo guardarci indietro a tante situazioni and see the same pattern taking place over and over and over again. e vedere lo stesso schema che si ripete ogni volta. So find your pattern and admit that you have one. Trovate il vostro schema e ammettete di averne uno. And then next we need to take responsibility for my side of the problem. E poi il secondo step è riconoscere la responsabilità nella nostra parte del problema. See, normally what happens is we want to blame the other person for the problem. Normalmente quello che succede è che noi vogliamo dare la colpa all'altra persona per il problema. So if we will identify and then take responsibility for my side, E quindi se noi identifichiamo e prendiamo la responsabilità della nostra parte, and she's willing to take responsibility for her side, e anche lei ha voglia di prendere responsabilità dalla sua parte, now we're not blaming each other. non ci daremo più la colpa a vicenda. Because when we blame each other, we separate. Perché quando ci diamo la colpa a vicenda ci separiamo. Because we don't gain any solution. Perché non otteniamo nessuna soluzione. And the malfunction actually becomes more intense. E il malfunzionamento si intensifica. So take responsibility, and then Prendete la vostra responsabilità e poi? the next point is, what can I do? How can I change my response to make it better? E poi chiediamoci come possiamo cambiare la nostra risposta per migliorare la situazione. I know how my natural inclination takes me, E io so dove mi portano le mie naturali inclinazioni, but when you're not in the heat of a malfunction, ma quando non siete nel momento surriscaldato del malfunzionamento, start to think, what could I do differently in these situations that would help us to resolve it? iniziate a chiedervi cosa posso fare in quel momento per risolvere la situazione. And so we begin to talk about what I can do differently and what she can do. Quindi abbiamo iniziato a parlare su cosa posso fare io differentemente, in maniera diversa, e cosa lei può fare. So we're not blaming each other anymore. Non ci stiamo più dando la colpa, We're admitting and taking responsibility. stiamo ammettendo e prendendo la nostra responsabilità. Then we give each other permission E poi ci diamo il permesso a vicenda to say, it's happening. di dire sta succedendo, And that means that e questo significa when one of us starts recognizing the old cycle coming back up, che quando uno di noi riconosce che il ciclo sta per tornare we give each other permission to say, honey, it's happening. e ci diamo a vicenda il permesso di dire amore sta succedendo, It's happening right now. sta succedendo adesso. And actually that happened to us a few months ago. E questo è successo qualche mese fa. We were in an airport. Stavamo in aeroporto, We are in airports a lot. siamo molto negli We aeroporti, travel all over the world. Viaggiamo in tutto il mondo And we're going down the moving escalator. e stiamo sulle scale mobili And my wife says to me, e mia moglie mi dice It's happening. sta succedendo.
And when it's happening, E quando sta succedendo, that's the worst time to hear that from your spouse. questa è la cosa peggiore da sentire da parte del vostro coniuge. Because my instant feeling inside Perché il mio sentimento all'interno is to say, what's happening? è dire cosa succede? I don't think anything's happening. Non sta succedendo It must be niente. you, of course. Sei tu, sicuro. But thankfully, we don't have to go to the old way. Ma possiamo essere grati del fatto che non dobbiamo per forza tornare sui vecchi modi di fare. Our Heavenly Father wants to give us a better way. Il nostro Padre Celeste vuole darci un modo migliore. And so I didn't say that. E quindi non l'ho detto, That was my first thought. era il mio primo pensiero. But instead, I recognized what she was trying to communicate. Ma invece ho riconosciuto cosa lei cercava di comunicarmi. And I knew it was true. E sapevo che era vero. The old cycle is happening, Il vecchio ciclo sta per but succedere, it's just happening internally right now. ma succede all'interno. We can stop this. E possiamo fermare questo. And we chose to stop. E possiamo scegliere di fermarlo. And we spent the next flight together E poi abbiamo passato il volo che abbiamo fatto talking about the power that God has to change us in a positive way parlando del potere che Dio ha di cambiarci in maniera positiva, instead of arguing during the next flight invece di discutere per tutto il volo successivo and blaming each other. e darci la colpa a vicenda. And often these malfunctions, the things that set us into those malfunction cycles, E a volte questi malfunzionamenti e le cose che ci inducono al malfunzionamento are very small little differences or issues sono veramente piccole differenze, piccole questioni, that go through the cycle and become big issues. cose piccole che vanno all'interno del ciclo e diventano cose grandi. So we want to stop it when they're little. E vogliamo fermarle quando sono piccole. And that's why we say it's happening. È per questo che diciamo sta succedendo, It's just at the beginning. è all'inizio, Let's not go down the old way. non torniamo nel vecchio modo di fare. The last area, which is very important to us, E l'ultima cosa che è molto importante per noi is to pray for each other. è di pregare l'uno per l'altra. Pray for each other for success in our love. Pregare l'uno per l'altra per avere successo nell'amore. I don't mean praying so that you say, can you fix her somehow? Non pregare chiedendo, ma puoi aggiustarlo per favore? I mean prayers that demonstrate our love for each other. Ma preghiere che dimostrano l'amore l'uno per l'altro. That we want each other to be successful and happy. Che vogliamo che l'altro abbia successo e sia felice. And something that we've been doing for many years. Qualcosa che abbiamo fatto per molti anni. At the close of every day, Alla chiusura di ogni giorno, we pray together out loud. noi preghiamo insieme ad alta voce. And it's really a blessing. Ed è veramente una benedizione. It's very encouraging È molto incoraggiante. to hear each other pouring out our hearts to our Father in heaven. Ascoltarsi a vicenda mentre tiriamo fuori il nostro cuore al nostro Padre Celeste. And it's been a very special part of breaking the cycle of our malfunction. E ha giocato un ruolo molto importante la preghiera nell'interrompere il ciclo del malfunzionamento. Today we live in the land of miracles, Oggi viviamo nella terra dei miracoli, meaning that we still have an occasional malfunction, che significa che a volte abbiamo occasionalmente dei malfunzionamenti, but it's a much better place in the miracles. That's right. ma si sta molto meglio quando succede un miracolo. It doesn't get the momentum of speed to go downhill. E non si arriva a un picco per cui poi si rotola giù dalla collina. And it doesn't have the outcome of dividing us. E non ha come risultato il fatto di dividerci. But we really can't do this without God working in our hearts. E questo veramente non si può fare senza avere Dio che lavora nei nostri cuori. We need His power to learn to love unselfishly. Abbiamo bisogno del suo potere per imparare ad amare in maniera incondizionata. So, would you like to turn your malfunctions into miracles? Quindi vorreste convertire il vostro malfunzionamento in un miracolo? Would you like to have a marriage that is really heart to heart with your spouse? Vorreste avere un rapporto matrimoniale che sia veramente cuore a cuore con il vostro coniuge? There's a verse I'd like to leave with us. Qui c'è un versetto che voglio lasciarvi. It's taken from Philippians, the 4th chapter, È preso dai Filippesi al capitolo 4, and verse 13. versetto 13. And it says, I can do all things through Christ who strengthens me.
e dice io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. A very simple verse, Un versetto molto semplice, but a very powerful God. ma un Dio molto potente. And this can be your experience. E questa può essere la tua esperienza.